Sapevi che questo è l'ABH, il colore più tossico al mondo? Mentre questo è il super bianco rapido. Ma cosa significa? Scopriamo i bianchi nella pittura. Nelle gamme di colori, a prescindere dalla marca o tipologia di colore che sia olio, acrilico, acquerello, troviamo sempre diverse tonalità di bianco. I più comuni bianchi sono il bianco di zinco e il bianco di titanio. Il bianco di zinco solitamente è semicoprente e particolarmente adatto per le velature, grazie appunto alla sua bassa opacità. Esso è ideale anche per schiarire gli altri colori, perché non è particolarmente aggressivo, come invece è il bianco di titanio, che è un bianco più bianco di tutti, è un colore coprente, molto aggressivo e dominante verso le altre tinte. Si ottengono comunque migliori risultati quando si usa da solo, per dare ad esempio dei colpi di luce o quando serve proprio il bianco. Un difetto è che tende a opacizzare troppo le tinte, quindi non è consigliato per schiarirle. Tende inoltre leggermente a ingiallire. Il super bianco invece è un derivato del bianco di titanio, dal quale ne eredita tutte le caratteristiche, tranne quella di ingiallire. E il super bianco rapido è un mix tra bianco di zinco e titanio, un espediente per unire le qualità di entrambi i pigmenti. Esso smorza la forza del titanio sfruttando però la delicatezza dello zinco e diminuisce il rischio di ingiallimento. Il bianco di piombo poi è la famosa BH e già nell'antica Grecia il piombo veniva usato per la preparazione dei pigmenti bianchi e divenne uno dei colori più usati per quanto riguarda la pittura ad olio in Europa. Il colore ha un'opacità che varia dal semitrasparente all'opaco e ha una rapida essiccazione, una finitura più calda rispetto allo zinco e anche al titanio. Unico problema? È altamente tossico e dalla metà del XX secolo è diventato un pigmento proibito alla vendita sia in Europa che negli USA. In commercio troviamo però delle imitazioni. È stato l'unico bianco disponibile e comunque il più diffuso. In seguito, con l'inserimento in commercio del bianco di zinco nel 1840 circa e nel XX secolo, nel 1930, del bianco di titanio, il suo impiego è parecchio diminuito. Il bianco di Cina poi non è altro che una versione per acquerello del bianco di zinco, ma in acquerello il bianco è poco usato e ti consiglio di salvaguardare il fondo sfruttando il bianco della carta su cui dipingi. Vermeer usa tipicamente il bianco di piombo, in ragazza con l'orecchino di pelle nella lattaia. Whistler invece in Sinfonia in White numero 1 crea un capolavoro monocromo. Egli non conosceva il titanio ma apprezzava la trasparenza del bianco di zinco e la morbidezza del piombo. Molti artisti moderni usano il titanio per ottenere consistenza e una luminosità intensa, applicando impasti spessi e stratificazioni dense. Per effetti classici, carnagioni e velature usa lo zinco, per impasti e texture bianche sceglie il titanio. Ma quanti tipi di rosso esistono? Scopriamolo insieme! Le tipologie e le caratteristiche dei rossi variano a seconda dell'epoca, della tecnica pittorica e materiali usati. Il rosso cinabro o vermiglione ha un colore rosso vivo, brillante, leggermente aranciato. È molto coprente e stabile alla luce ma tossico a base di mercurio, ampiamente usato nel Medioevo e nel Rinascimento per la sua vivacità. Il vermiglione esiste sia chiaro che scuro. Il rosso di cadmio varia dal rosso chiaro al rosso scuro, è brillante, opaco, appare nell'Ottocento, amato dagli impressionisti per la sua luminosità. La lacca di Garanza o alizzarina ha un colore rosso intenso tendente al violaceo, semicoprente, ideale per velature. Il rosso pompeiano ha un colore rosso terroso, caldo, molto stabile, opaco, resistente alla luce, usato fin dall'antichità. Il rosso di Marte presenta varie tonalità dal rosso arancio al rosso bruno. Il carminio ha un'origine naturale, estratto dalla cocciniglia, un insetto, con colore rosso profondo, violaceo, trasparente, brillante, usato per velature. Dall'epoca rinascimentale molto apprezzato anche nella miniatura. Il simbolismo del colore rosso è legato alla passione, amore, potere, martirio, spesso associato al sangue. Hanno potere coprente il cadmio e il vermiglione. Altri come Garanza e Carminio sono trasparenti, quindi ideali per tecniche, strati e velature. Giotto usa rossi a base minerale nelle vesti e sfondi. Tiziano tonalità calde e sensuali come il rosso Garanza nelle carni. Caravaggio contrasti forti con rossi intensi, spesso per sottolineare la drammaticità. Van Gogh rossi espressivi come i cadme accesi e d'impatto emotivo.
esplosivo. Rothko, grandi campiture di rossi vibranti e meditativi. Per rendere il rosso più caldo, partendo ad esempio da un cadmio con un giallo ocra, otterrai arancio, rosso fuoco, terracotta, ideale per incarnati caldi, tramonti, stoffe. Per rendere il rosso più freddo, al rosso unisci del blu violaceo, otterrai il magenta, ciliegia. Se unisci rosso di cadmio e bianco di titanio, otterrai un rosa pastello intenso. Il rosso garanza più blu oltremare, il porpora ricco. Il rosso di Marte più verde smeraldo, un marrone caldo. Il cinabro più giallo di Napoli, un rosso aranciato chiaro tipo albicocca. Alizzarina più blu ftalo e bianco, un rosa freddo violaceo. Mescola piccoli quantitativi alla volta. Alcuni rossi cambiano drasticamente, anche con poco colore aggiunto. Nei ritratti per incarnati, caldi, ombre realistiche, labbra naturali, usa il rosso alizzarina freddo trasparente, il rosso di cadmio chiaro, ocra rossa per i toni della pelle, il blu oltremare per scurire e il bianco di titanio per le luci. Nei paesaggi, per tramonti, rocce e riflessi, un rosso ocra con toni terrosi, un rosso di cadmio medio giallo ocra per arancioni naturali. Per natura morta e fiori, per petali vivaci con carminio, il rosso cadmio chiaro e vermiglione magenta per toni violacei, bianco di zinco per schiarire senza opacizzare. Questa palette base di rossi puoi adattarla a quasi tutto. Io le uso nei miei dipinti e sono specializzata in tecniche di riproduzione di dipinti antichi oltre che storica d'arte. Ma quanti tipi di giallo esistono? Scopriamolo insieme, sono tantissimi e servono molto in pittura. In pittura il colore giallo si presenta in diverse tonalità, ognuna con caratteristiche specifiche in termini di origine, opacità, temperatura, potere coprente e stabilità alla luce. Ti mostro le principali tipologie di gialli usate in pittura. Nell'antichità, fino al 400 d.C., il giallo usato era il giallo ocra, usato dagli egizi, greci, romani, in pitture murali, affreschi, decorazioni tombali, proveniente da terre ferrose, ossidi di ferro. È un pigmento di origine minerale naturale. È il giallo usato ad esempio negli affreschi di Pompei. Il giallo ocra è terroso, opaco, caldo, adatto per paesaggi incarnati, sottotoni neutri ed è molto stabile, non tossico, economico. Nel Medioevo si utilizzava anche il giallo orpimento. È un giallo brillante e caldo ma altamente tossico, usato nei manoscritti miniati e icone bizantine, rimpiazzato gradualmente per motivi di salute. Nel Rinascimento il giallo ocra è ancora molto usato, oltre al giallo di Napoli, un giallo opaco, giallo ocra tendente al beige o al senape. È il pigmento storico a base di piombo, oggi sostituito da versioni moderne atossiche. È ideale per gli incarnati chiari e paesaggi. Utilizzato da artisti come Leonardo, Tiziano, si usava anche il giallo zafferano, organico e poco stabile, a volte usato in velature, raro e costoso. Durante il periodo del barocco e del neoclassicismo, il giallo di Napoli continua ad essere importante. Il giallo ocra rimane uno standard nei fondi e incarnati. L'orpimento è in declino per la sua tossicità. Durante il romanticismo e l'impressionismo si utilizza molto il giallo di cromo, caldo, brillante e intenso, introdotto nel 1818, usato da artisti come Van Gogh, Delacroix. È instabile perché tende a scurirsi. È il pigmento storico usato proprio da Van Gogh, ma altamente tossico. Il giallo indiano invece ha un'origine organica dall'India, usato da Turner, Constable, in velature. A tonalità calde è trasparente e tende all'arancio. Nel periodo del post-impressionismo, ai primi del Novecento, il giallo cadmio venne scoperto proprio intorno al 1817. Usato artisticamente da fine Ottocento, è un colore molto stabile, intenso, caldo, molto coprente ed esiste in versioni limone freddo, medio e scuro, caldo. Ha un'ottima resa cromatica, molto stabile alla luce, ampiamente usato da Van Gogh, Matisse. Il giallo limone è freddo, trasparente o semitrasparente, utile per mescolanze con blu per ottenere verdi brillanti. Nell'epoca contemporanea dominano i gialli sintetici come Anza, Arilide, più sicuri e stabili. Io però continuo a usare i classici gialli insuperabili e intramontabili, soprattutto per le mie creazioni in stile antico. C'è addirittura questo artista che ha fatto un suo autoritratto con tutti i tipi di giallo. Ma quanti tipi di nero esistono? Il nero di Marte, il nero d'avorio, il nero di vite, il nero di carbonio, il nero fumo, il nero seppia sono pigmenti con caratteristiche chimiche, fisiche e tonali differenti. Ogni pigmento ha una sua origine, minerale, organica, sintetica, una grana, un'opacità e una temperatura, fredda per esempio o calda. Il nero di Marte è un nero profondo e opaco, con un sottotono freddo bluastro, altamente coprente, asciuga più rapidamente di altri neri ed è molto versatile, ma può essere troppo potente nei toni scuri.
scuri. Il nero d'avorio, tradizionalmente derivato da ossa di avorio combusto, è un nero leggermente freddo, con una buona semitrasparenza, una grana fine e asciuga lentamente. Molto usato per sfumature morbide, ritratti e ombre delicate. Il nero di vite, ottenuto dalla carbonizzazione di tralci di vite, è un nero caldo, con sottotoni brunastri o violacei, molto leggero e trasparente, poco coprente, con grana fine e morbida, ottimo per velature e sfumature sottili. Il nero di carbonio è un nero intensissimo, molto freddo, tendente al blu, ha un'altissima coprenza, più difficile da controllare nei mix. Nella pittura è usato per effetti molto drammatici. Il nero fumo deriva dalla fuliggine, è un nero freddo e profondo, con riflessi blu, semitrasparente, mentre il nero seppia in passato era il sacco dell'inchiostro del mollusco, oggi è sintetico. Ha un colore marrone nero, tono caldo, più simile a un bruno molto scuro, ottimo per lavoro a inchiostro, acquerello, disegno. In sintesi, per neri intensi e freddi usa il nero di Marte, il nero fumo, il nero di carbonio. Per neri caldi e trasparenti utilizza il nero di vite e il nero di seppia. Per un nero equilibrato e versatile il nero d'avorio. Quasi tutte le aziende produttrici definiscono sia il nero d'avorio che il nero di Marte come colori opachi. Questo significa che possono coprire qualsiasi colore esistente, basta una semplice pennellata. Spesso però gli artisti ricercano delle tonalità di nero trasparenti. Ecco dunque il mio consiglio. Nei ritratti con ombre morbide, profondità, toni naturali, usa il nero d'avorio perché sfuma bene con carnagione, non è troppo aggressivo, oppure il nero di vite caldo, leggero, perfetto per ombre soffici e tono della pelle, o ancora il nero di seppia tendente al marrone, ideale per ritratti monocromatici caldi. Evita dunque il nero di Marte o carbonio, troppo freddo e pesante, usa il nero diluito per ombre mischiato con ocra, terra di siena o blu cobalto per toni realistici. Nei paesaggi, se desideri dare profondità atmosferica, toni naturali, variazioni di ombre, ti consiglio il nero di Marte, ottimo per mescolare con verdi e blu per foreste, montagne e cieli. Il nero di carbonio per forti contrasti, il nero di vite leggero adatto a velature e nebbie e il nero seppia per effetti al tramonto. Ambientazioni calde, mescola il nero con verde vescica, blu oltremare, terra d'ombra per toni paesaggistici credibili. In pittura il colore blu si presenta in diverse tonalità, ognuna con caratteristiche specifiche in termini di origine, opacità, temperatura, potere coprente e stabilità alla luce. Ti mostro le principali tipologie di blu. Il blu egizio è il pigmento più antico, era usato in affreschi, decorazioni e vasi dall'aspetto opaco e intenso, con buona stabilità nel tempo. Usato nei templi, ad esempio nelle decorazioni tombali di Nefertari, a Tebe. L'azzurrite invece è il pigmento usato durante il Medioevo Rinascimento. Di origine naturale, derivato dal carbonato basico di rame, dal tono blu verdastro, meno stabile, tende a virare al verde col tempo, usato per esempio anche da Giotto nella Cappella degli Scrovegni e Piero della Francesca. Il blu oltremare naturale, dal VI secolo in poi, veniva estratto dal lapislazzuli proveniente dall'Afghanistan, un colore blu intenso e preziosissimo, riservato ai soggetti più importanti dell'arte sacra come le Madonne. Aveva una lavorazione complessa, un costo elevato che lo rendeva simbolo di ricchezza e devozione, usato da Leonardo da Vinci nella Vergine delle Rocce, nei drappeggi, da Michelangelo nel Giudizio Universale. Dal 1828 si inizia a utilizzare il blu oltremare sintetico, offre tonalità identiche a quelle naturali, ma più economiche e uniformi. Il blu di Prussia è invece il primo pigmento blu sintetico moderno, scoperto per caso a Berlino nel 1706. È un blu intenso con granulazione molto fine, ottimo potere coprente e resistenza alla luce, usato ad esempio da Hokusai nella Grande Onda del 1831. Il blu cobalto è un azzurro puro, luminoso, con discreta copertura, molto resistente agli agenti atmosferici, usato da Claude Monet per esempio in Impression Levar del Sole, nei riflessi blu dell'acqua. Il blu ceruleo, dal 1860 circa, ha una tonalità chiara tendente al turchese, una copertura moderata ma un'ottima stabilità, e viene utilizzato soprattutto in acquerello e in pittura a olio da artisti come Pissarro e Sisley, impressionisti che lo preferirono per i paesaggi atmosferici. Dal 1930 circa il colore ftalo blu è un pigmento molto brillante, resistente alla luce e con forte potere colorante, disponibile in molte varianti, più rosate o verdastre,
Stabilissimo ed economico, usato in pittura, acrilico, olio, tempere, per esempio da Mark Rothko nelle sue tele monocromatiche, da David Hockney nei paesaggi, nelle piscine, cieli, nei suoi dipinti californiani. Andy Warhol lo usa nelle serigrafie per l'alta brillantezza. Il Mass Blu è l'ultima tonalità di blu a essere stata sintetizzata a partire dal 2009, composto da ossidi di ittrio, indio e manganese, riflette infrarossi e ha elevata stabilità e non tossicità, offre un blu puro e profondo, innovativo per applicazioni artistiche e tecniche moderne. Ma quanti tipi di verde esistono? Sapevi che il verde è anche il mio colore In preferito? pittura i pigmenti verdi comprendono tipologie con caratteristiche differenti in termini di colore, stabilità, coprenza, tossicità e origine, naturale, minerale o sintetica. Tra i principali pigmenti verdi in ordine di scoperta abbiamo le terre verdi naturali. Sono verde grigiastre, oliva, usate dall'antichità classica, hanno bassa saturazione, poco coprenti ma buona stabilità, usate per sottotoni nei ritratti, esempio nell'incarnato, usato da Giotto, Masaccio. Il verde vescica, invece conosciuto durante il Medioevo, è un verde giallastro trasparente naturale, organico, non tossico, poco stabile, scolorisce facilmente, usato in miniature e acquerelli. Il verde malachite, usato dall'antichità, è di origine minerale naturale a base di rame. È un verde brillante, costoso, usato nei dettagli preziosi nella pittura cinese e persiana antica, nelle icone russe. Botticelli usa la malachite naturale nei prati e nelle foglie. Verdi preziosi per rendere la natura lussureggiante e viva. Verde veronese, usato nel Rinascimento, è simile al verde smeraldo, è un verde freddo brillante con trasparenza medio-bassa e alta tossicità, spesso usato nei paesaggi, nelle vesti, da Paolo Veronese, da cui prende il nome che lo usa anche Tiziano. Il verde smeraldo, usato dal 1814, è un verde brillante con una leggera sfumatura bluastra, con brillantezza elevata, buona coprenza, molto tossico, con moderata stabilità alla luce perché può scurirsi. Usato da Van Gogh in Notte stellata, da Monet. Il verde cromo invece è usato dal 1830, ha tonalità verde caldo, oliva, inorganico, tossicità bassa, è un verde neutro caldo, coprente e stabile alla luce, resistente agli agenti chimici, usato nei paesaggi, è il verde naturale. Il verde ossido cromo è inorganico, usato dalla metà del XIX secolo, ha una tonalità verde opaca media, tendente al grigio, estremamente stabile, molto coprente, non tossico, usato per esempio da Cézanne nella montagna Saint-Victoire. È un verde usato per colline, vegetazione. Il verde viridiano è usato dal 1838, inorganico, sintetico, è un verde freddo bluastro, trasparente ma con buona profondità, ottimo per velature, miscele, spesso impiegato per paesaggi, usato da Degas, Manet, per esempio nel bar alle Folies Bergère, Monet nel giardino di Giverny. In tutte le sue rappresentazioni di giardini, Monet usava il viridiano per i toni freddi e profondi, miscele di gialli e blu per creare una vasta gamma di verdi naturali. Il verde Efstalo dal 1935 è derivato dal rame, può avere tonalità verde bluastro intensa e verde giallastro. È un colore sintetico organico molto intenso e trasparente, tende a dominare nelle miscele, resistente e stabile alla luce, ampiamente usato in pittura moderna, estremamente forte e stabile. Consigli d'uso riguardo alla miscelazione dei colori. Alcuni verdi, come per esempio l'oftalo, vanno smorzati con rossi o terre per evitare colori innaturali. Per quanto riguarda le velature, il viridiano e ftalo sono ottimi per effetti trasparenti. Nei paesaggi ti consiglio il verde ossido di cromo e terre verdi, che offrono tonalità più realistiche. Nei ritratti classici, le terre verdi sono ideali per i sottotoni della pelle. Ti svelo alcune curiosità: molti verdi antichi erano tossici, come quelli a base di arsenico o rame. Spesso i pittori mescolavano blu e gialli per ottenere tonalità di verde personalizzate. Alcuni verdi antichi sbiadivano o cambiavano colore col tempo. Ad esempio il verde smeraldo se esposto alla luce. Molti artisti mescolavano il blu come l'azzurrite, l'ultramarino, il cobalto e gialli come ocra, giallo di Napoli per creare verdi personalizzati. Leonardo da Vinci spesso preferiva mescolare i colori invece di usare i verdi pigmenti puri. Rembrandt amava i verdi scuri e spenti ottenuti con mescolanze complesse per creare profondità nelle ombre. Ciao ciao! Ti aspetta la prossima curiosità!